Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1/8 edizione Hachette, uscita numero 40. Prima di iniziare il montaggio volevo ringraziare tutti i miei iscritti, grazie ragazzi, e tutte le persone che mi visualizzano. Vi ringrazio di contribuire continuamente a dar vita al mio canale. Per quelli invece che ancora non si sono iscritti, se hanno piacere, si iscrivano tranquillamente ragazzi, non costa nulla, è gratuito e a me serve tantissimo. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. E in ultimo, se ci fosse qualcuno che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Andiamo a montare la seconda parte del serbatoio della benzina, che altri non è che il contenitore del vano batterie, quelle che poi serviranno ad alimentare il circuito elettrico della nostra Ford Gran Torino. Ci servirà questo che abbiamo trovato nell'uscita numero 39. Questo lo troviamo ovviamente qui, quindi andiamo subito a prenderlo. È un montaggio molto semplice, l'unica cosa dovete fare attenzione a maneggiare con cura i fili, perché lo stagno, se lo piegate troppe volte, si stacca, si dissalda. Andiamo a prendere 4 viti delle 5 che troviamo in dotazione, le LP. Una è data sempre in più come scorta. Questo, che è l'alloggiamento dell'interruttore, sto cercando di dare più luce all'immagine, eccolo qui, plastica. Qui è dove dovete fare attenzione, e ovviamente anche a questi, però questi sono i più fragili, i più delicati. Quindi abbiamo preso le 4 viti LP, e andiamo a montare. Prendiamo questo, questo va messo così e questo bisogna inserirlo lì nel foro. Ma prima di fare questo non tiratelo su per i fili, mi raccomando. Prima di fare questo prendiamo l'alloggiamento dell'interruttore, eccolo qui, e andiamo a inserirlo così. Facciamo passare i fili rossi all'interno della... Aspettate ragazzi che stavo facendo una stupidaggine. All'interno del taglio, questo, così. Vedete? Io preferisco che i cavi siano rivolti verso questa parte, perché volendo lo potete anche mettere così, guardate. Vedete? E non cambia nulla perché viene fissato. Però ve lo faccio solo vedere perché è una buona scelta, magari anche per montaggi che non sono questi, ma più importanti, dove è essenziale guardare questi particolari, metterlo come l'ho messo prima. Vedete che qui
quasi il filo esce, ma ripeto, una volta messe le due viti LP non si muove più, ma per il motivo che vi ho appena detto poco fa io lo metto così, ecco, perfetto. A questo punto andiamo a mettere le due viti, sostenetelo, altrimenti avrete questo che batte sotto e vi darà fastidio per avvitare. Vi sconsiglio di crearvi il filetto perché la plastica è molto morbida e non serve. Non avvitate tutto subito, lo faremo alla fine del montaggio, quando tutte le viti necessarie saranno state avvitate. Ok. Un'altra cosa, guardate, se proprio vogliamo essere pignoli, ma poco conta, vedete, allora nella foto, adesso vi faccio un ingrandimento, nella foto fa vedere che il taglio, qua forse si vede meglio, eccolo qui, il taglio è rivolto verso l'interno, vedete? E qui invece verso l'esterno. Non cambia assolutamente nulla. Però voglio osservare quanto ci dicono loro, perché nel momento in cui io questo lo giro al contrario, avendo posizionato questi cavi rossi da questa parte, giro anche al contrario l'accensione e lo spegnimento. Aspettate, vedete? Giro anche al contrario questo, l'accensione va di qua e lo spegnimento di là, quindi facciamo così, cambia poco, poi alla fine che si accenda a destra o si accenda a sinistra non cambia nulla perché non abbiamo la scritta on off, ok? Ecco qua, basta semplicemente fare così, ecco. Questo ho voluto spiegarvelo perché probabilmente qualcuno di voi mi avrebbe scritto: Michele, ma la plastica col taglio era messa verso l'esterno e tu l'hai messa, cioè verso l'interno e tu l'hai messa verso l'esterno. Ecco, non cambierebbe nulla se non quanto vi ho appena detto prima, l'accensione o spegnimento a destra o a sinistra. Ok, accertatevi che sia entrato nella sua sede prima di avvitare le viti. Ecco, avete sentito? Fate attenzione quando girerete il cacciavite che non andate a rovinare la linguetta qui, anche se esternamente poco conta, però soprattutto darà fastidio un po' questa. Usate un cacciavite più piccolo, io adesso sto usando questo più grande perché è più magnetico dell'altro. Adesso possiamo stringere senza esagerare. Controlliamo, è bloccata. Questa è ancora da stringere, infatti si muove.
Ecco, fate questo lavoro qui. Se vedete che non si muove più, non insistete a stringere. Qua forse ho stretto anche troppo, allento un po', perché non serve. Ecco qua, perfetto. La mettete così e scusate, la mettete così e guardate questa placca di plastica che avete messo sopra. Se notate che l'avete imbarcata, l'avete fatta ad arco, allentatelo perché non serve a nulla. Una volta che l'interruttore è in battuta, questo, e vedete che non ha gioco, va benissimo. Ecco qui. Direi che abbiamo finito il montaggio. Non toccate troppo questi fili, ricordatevelo. Bene ragazzi, adesso prima di salutarci metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato in questo fino a questo numero, il 40, e poi ci salutiamo. Rimanete con me perché andrò anche, se riesco, a pesare quello che abbiamo montato. E questo è quanto abbiamo montato fino al numero 40. Abbiamo montato perché voi siete parte integrante di questo canale. Guardate che spettacolo! Restate con me perché, come vi ho anticipato, andremo anche a pesare la macchina. Chissà quanto peserà fino a questo punto, andremo a vederlo. Intanto diamo un'occhiata a questo splendido musetto. Guardate che spettacolo! Tutto in metallo. Tamburo posteriore destro, il lampeggiante, non è funzionante, ma è stato riprodotto in maniera splendida, sembra acceso. Guardate. Vi faccio guardare un po' nel dettaglio il modello e poi proviamo a pesarlo. Vedete che le pipette delle candele sono tutte dritte? Come vi ho fatto vedere, io ho incollato tutto, ho smontato e ho rimontato. Perché hanno sbagliato loro a non farcele montare prima. Anche questo se ne è parlato nel video. È veramente fatto bene. Tutto metallo. Solo i tubi della marmitta sono in plastica. Tutto il resto che vedete è metallo. E adesso ve ne accorgerete anche dal peso.
A me piace far vedere il modellino tutto nel dettaglio. Guardate, ammortizzatore posteriore che molla. Bene, proviamo a pesare il modello. Secondo voi quanto pesa? Fino a qui, dai. Io vi dico la verità, non l'ho pesato, per cui ecco, evito di dire un numero perché potreste dire l'hai pesato prima. No, non l'ho pesato prima e quindi mi taccio. Devo per forza mettere questo sotto, altrimenti il modello non riesce a rimanere sollevato. Un attimo solo, perché ho piacere anche di dare tutte le informazioni possibili ma senza danneggiare il mio modello. Leviamo la tara, perfetto, vediamo, devo anche guardare come appoggiarlo che non rovino nulla, direi così. Ah, mamma mia ragazzi, no, ma altro che 5 kg diventerà questo modello, guardate, siamo quasi a 4 kg, 3963 grammi, ma siamo sicuri? Aspettate un attimo, infatti ve lo dicevo che era pesantissimo. Eh sì. Fammi capire cos'è, pesa di meno ogni volta che lo metto. Allora, ok, no, ma era giusto, eh. Vediamo, forse ho letto male io. $3.551. Adesso sono curioso perché devo ripesarlo 2 o 3 volte. Abbiate pazienza, però è molto strana questa cosa. Ho appena sostituito le batterie da una settimana, l'ho usata 2 volte. Siamo in chilogrammi ovviamente. Proviamo di nuovo se siamo a 3.500 e qualcosa, è giusto. Ah, ecco il mio errore qual era ragazzi. Sì, puntavo tutto da una parte. Era giusto come ho detto prima, guardate, 3.964 grammi. Che per i nostri amici che hanno un'unità di peso differente dai chili, questa è la loro misura. Eccola qui. Pazzesco. Vi rendete conto? E però, va bene, non ho pesato una cosa. Devo rifarlo questo. Ho dimenticato di mettere sopra anche gli altri 2 pezzi. Allora, il peso si vede, sì? Ok. $4.400 grammi.
che dirvi. Ci siamo tolti anche questa piccola curiosità. Scusatemi per il tempo che ho dovuto dedicare a questa pesata, ma sbagliavo io a distribuire il peso. Pensavo che anche mettendolo più in là me lo leggesse uguale, invece no. Ne ho imparata una nuova. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, ringrazio voi e tutti i vostri cari più cari che generandovi sto scherzando, nel senso che ragazzi sono cose più importanti che guardare Michele. Comunque grazie anche ai genitori, noi siamo qui, anzi soprattutto grazie a loro. Sto entrando, saprei anche cosa dire, ma sto entrando in un discorso che, ecco, è meglio chiuderlo subito perché non c'entra più di tanto. Comunque volevo ringraziare davvero tutti per il vostro tempo e perché continuate con le vostre visualizzazioni a contribuire a tenere vivo il mio canale. Grazie ragazzi. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a presentare subito l'uscita numero 41. Mi stavo sbagliando. Apro e chiudo una piccola parentesi. Se tante volte o qualche volta io sbaglio a dire certe cose, è perché come oggi sto preparando 6 video, uno di Robocop, 4 della Ford Gran Torino e 2 della Lancia Stratos. Quindi ecco, mi capita a volte di confondermi, non dovrei, ma mi capita ragazzi, quindi non me ne vogliate, ok? Ciao ragazzi, seguitemi, mi raccomando, e per voi che ancora non vi siete iscritti, non vi dimenticate, sempre che ne abbiate piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Mi raccomando ragazzi, restate con me. Ciao!